Quando andate ad acquistare una bicicletta potete scegliere se acquistare la nuova o usata. Nel caso decidiate di acquistare una bicicletta usata, vi posso dare qualche consiglio utile per verificare lo stato della bicicletta e il corretto funzionamento. Vediamoli insieme. Ciao, sono Alessandro di Ricicletta, un progetto della cooperativa Il Germoglio, dove mobilità sostenibile e inclusione sociale pedalano insieme. Seguici per scoprirne di più. Ci sono due tipi di problemi che possono riguardare lo stato della bicicletta che andiamo o vorremmo acquistare. Uno che riguarda, problemi che si possono anche facilmente riparare o risolvere, anche se magari hanno un costo, come sostituire un copertone, una camera d'aria, sistemare i freni. Ci sono altri tipi di problemi che invece rendono la bicicletta inutilizzabile e che non ha senso, per cui non ha senso fare la spesa. Questi tipi di problemi riguardano lo stato del telaio, rotture, dissaldature, ammaccature, piegature del telaio. Quindi l'ideale è cercare sempre di valutare bene lo stato del telaio per capire se ha senso o meno prendere la bici. Ecco, vediamo per esempio in questo telaio da donna c'è questa parte che sia completamente dissaldata, per cui il telaio non è in sicurezza e non ha neanche senso, per il tipo di bicicletta che è, andarlo a riparare, farlo risaldare. In generale conviene guardare dove ci sono le giunture dei tubi, dove i tubi vengono saldati. In quelle zone potrebbero esserci delle dissaldature o delle crepe, come in questo caso, che anche se non sono ancora delle rotture definitive, però a breve tempo potrebbero arrivare proprio ad esserlo. Vediamo adesso altre cose che sono da controllare e eventualmente problemi che si possono risolvere anche dopo l'acquisto e che comunque è meglio verificare che non ci siano prima. Ecco, oggi siamo qui con Radu. Ciao, mi chiamo Radu. Quando acquistiamo una bicicletta usata, qual è una delle cose più importanti da controllare? I copertoni. I copertoni, bravissimo! Infatti, verificare lo stato di usura dei copertoni è fondamentale. Attenzione, anche se un copertone a volte sembra perfetto, questo non vuol dire che non abbia tanti anni di vita oppure che in verità possa fare delle crepe che permettano a dei piccoli frammenti di andare a forare la camera d'aria. Radu, un'altra cosa importante, molto importante da controllare quando si va ad acquistare una bicicletta usata, che cos'è per esempio? I freni. I freni? Sì. Sì, è vero. Bisogna verificare che lavorino bene, ok? Per esempio, la leva dovrebbe tornare indietro regolarmente, in questo caso sicuramente c'è un filofreno che è usurato, è ossidato e non scorre bene all'interno della guaina. Oppure un'altra cosa importante, sempre dei freni, è guardare lo stato di usura dei pattini. Dopo i freni, un'altra cosa importante da controllare sulla bicicletta, che cos'è? La ruota. Guardiamo se gira bene e poi guardiamo se il cerchio non ha sbandamenti a destra e a sinistra, se non ci sono raggi rotti, ok? E poi se facendo così, in questo modo, la ruota non balla, non ha gioco. Radu, secondo te com'è questa ruota? Guardando questa bici è messa molto bene, gira bene. Un'altra cosa importante da controllare sulla bici quando andiamo a acquistare un usato, che cos'è? Si può guardare che c'è qualcosa nel movimento centrale. Sì, bravissimo, proprio così. Il movimento centrale dobbiamo controllare che giri bene e soprattutto non abbia gioco sul suo asse, cioè che le pedivelle, non facendo questo movimento, non si spostino di qua e di là. Radu, prima di acquistare la bicicletta, secondo te c'è un'altra cosa importante da fare? Io direi se ci proverei di usare questa bici. Esatto, bisogna provarla, Provare. perché così capite se funziona bene e una cosa molto importante anche se è della vostra taglia. Un consiglio quando acquistate una bicicletta usata: se la comprate da un rivenditore
che le controlla e le sistema avete chiaramente più garanzia sul corretto funzionamento e sul fatto che la bicicletta possa durare di più. Se invece acquistate la bicicletta da un privato, questa sicuramente non sarà stata revisionata e allo stesso tempo non ha garanzia, per cui fate tesoro dei consigli che vi ho dato e in questa maniera cercherete di evitare almeno alcuni problemi che si potrebbero presentare già dopo poco tempo di utilizzo. Ci vediamo al prossimo video.